Benvenuti su Voce Strumento Interiore, siamo al capitolo 4, appoggio e sostegno. Avrete già letto che prima di questo esercizio io ho estrapolato dal libro di Fussi la definizione migliore che ho trovato, perché ci sono innanzitutto diverse scuole di respirazione. Molti insegnanti vi diranno no, così è sbagliato, bisogna respirare così. Se avete letto il libro di Fussi saprete a questo punto che in ogni paese che vai, respirazione che trovi, cioè in ogni paese c'è una tecnica respiratoria fisica che porta a posture e respirazioni diverse. Quindi se andate in Germania c'è una respirazione un pochino più forzata, se andate in Francia c'è la respirazione naturale come per lo speech. La lirica è di nuovo una respirazione abbastanza forzata, mentre invece la respirazione più sana è quella dove si alternano le fasi di appoggio e le fasi di sostegno. Le fasi di appoggio e le fasi di sostegno in realtà portano alla postura costo-diaframmatica. Che cos'è la respirazione, scusate, costo-diaframmatica? È una respirazione bilanciata dove si alternano e si usano entrambe le fasi respiratorie, la fase d'appoggio e la fase di sostegno. Quindi avete già letto sul libro la definizione che ne dà Fussi. È igienico usarle entrambe, perché usandone solo una si rischia la postura gorilla, usando solo l'altra si rischia un carico respiratorio e una pressione sottoglottica eccessiva. Quindi tecnica britannica, americana, cioè legata al musical. Il musical, e qui c'è da fare una precisazione, in Italia è molto più diffusa la scuola di respirazione lirica, perché ovviamente il canto lirico è nostro di cultura, quindi in tutti questi anni, in tutti questi decenni, ed essendo stato introdotto solo recentemente il canto moderno nei conservatori, la maggior parte, il 70-80% di insegnanti ha respirato, studiato, imparato e quindi ha masticato per tantissimi anni la respirazione lirica, la postura lirica e l'emissione lirica. In realtà tutti i pezzi che voi oggi ascoltate in radio non hanno minimamente questa impostazione. Possiamo dire quindi che tutti i pezzi che noi ascoltiamo in radio oggi sono cantati con una tecnica costo-diaframmatica. Perché la tecnica costo-diaframmatica viene dal musical. Il musical nasce in paesi anglosassoni e il musical, come sapete, non forma soltanto cantanti, forma anche ballerini e attori. Quindi questo tipo di respirazione di cui parla Fussi, l'alternanza di appoggio e sostegno, che corrisponde alla respirazione costo-diaframmatica principalmente, farà sì che voi abbiate una postura igienica sia per il canto che per il movimento, quindi la danza, perché è stato previsto per cantanti anche ballerini, e anche per la recitazione. Quindi di cosa si tratta? Quando voi respirate e inalate quindi orizzontalmente l'aria, voi state facendo un controllo sul diaframma che viene disteso e abbassato come la pelle di un tamburo. Quindi quando voi fate così, il diaframma viene mandato in basso e i suoi lembi, immaginate un trampolino, vengono tirati. Quindi voi avete una parete diaframmatica non tesa, comunque operativa, comunque in funzione, che vi permette appunto un aiuto nella respirazione. È ovvio quindi quando voi prima di cantare prendete il fiato, state attuando che cosa? Un appoggio, cioè state andando ad appoggiarvi sulla parete diaframmatica, che è il sostegno della vostra respirazione. Man mano che voi finite l'aria, la parete diaframmatica cercherà di risalire. Non dobbiamo richiudere l'arresto costale, quindi l'arresto costale è sempre inserito, quindi dopo la fase di appoggio inaliamo, inseriamo l'arresto costale, stiamo praticando l'appoggio diaframmatico. Se noi finiamo l'aria e il costato rimane aperto, a questo punto entreranno in funzione altre muscolature che faranno sì che la vostra pancia leggermente rientri e che l'arresto costale invece non si richiuda. Questo è esattamente quello di cui parla Fussi, l'alternanza di appoggio e sostegno nella fase respiratoria, ispiratoria ed espiratoria per il cantante. Corrisponde quindi in automatico, come abbiamo detto, alla tecnica costo-diaframmatica. Questo tipo di respirazione, quindi ripetiamo, inseriamo l'arresto costale, stiamo abbassando e tirando la pelle del diaframma che ci sta dando un appoggio. Man mano che noi stiamo finendo di cantare, invece di richiudere l'arresto costale e ingobbirci, avremo quindi di conseguenza l'azione che farà il nostro corpo, quindi entreranno in funzione altre parti dei muscoli addominali per controllare la risalita. Il diaframma quindi risalirà lentamente. Questa respirazione è quella che io tra tutte consiglio, perché è quella, ripeto, a cui corrisponde anche l'attività di movimento, e questo è il motivo per cui i cantanti moderni non sono statici sul palco. Con la respirazione costo-diaframmatica, dove si alternano appoggio e sostegno, noi ci possiamo tenere sempre in movimento, ed è questo che fa sì che la respirazione costo-diaframmatica sia la più diffusa per il cantante di canto moderno.